Oggi parliamo di come digitalizzare i vecchi negativi. Qua ho una busta di negativi che so che sono del 1992, ma non mi ricordo che fotografie ci sono. Sono state lasciate così dentro la busta, praticamente una sopra l'altra per 30 anni. E fate conto che sia 92-2024, insomma. E abbiamo detto digitalizzarli per poterli vedere, per poterli magari stampare con una stampante, per poterli inviare ai nostri vecchi amici. Questo è un video diviso in due parti, nel senso che saranno due video in realtà. Il primo dedicato a un metodo, quello che vedremo oggi, cioè scannerizzare con uno scanner piano. Eccolo qua, ve lo mostro. Questo vecchissimo scanner della Epson, e poi vi spiegherò perché. E poi il secondo sarà invece con un aggeggino che ho comprato, però l'idea è quella di farvi vedere le differenze tra una digitalizzazione con scanner piano e una con diciamo fotografando i negativi. Allora, vado a prendere un attimo. Allora, questo è l'aggeggino che ho comprato, questo lo vedremo nel prossimo video, come digitalizzare in questa maniera. Per ora andiamo a vedere il metodo dello scanner piano. Vi premetto, perché non mi piace lasciare in sospeso fino alla fine per fare. Con lo scanner piano si andrà, anche se all'inizio sembra molto più lento, in realtà faremo molto prima, però la qualità delle foto fatte ai negativi e poi lavorate come dei RAW è più alta. Quindi andiamo un attimo a vedere. Questo scanner in particolare è un vecchissimo scanner Epson Perfection 2480 foto. Scanner di forse l'ho comprato 20 anni fa, un po' meno, 15. Quindi ho anche il problema che il programma per farlo funzionare non è proprio perfetto, però funziona. In più lo utilizzo con un computer Windows, lo utilizzeremo perché il programma di Epson funziona solo con computer Epson. Si può utilizzare lo scanner anche con Macintosh, ma attraverso il suo programma, quello di Macintosh, che non ha tutte le capacità, soprattutto per velocizzare il processo, che ha invece lo scanner con il programma di Epson da Windows. Allora, se io apro questo scanner, dentro ci trovo un porta negativi e porta positivi, perché può scannerizzare anche le diapositive. Andiamo a mettere un negativo. In realtà lo scanner normalmente viene con questo, no? Che serve essere messo qua per poter scannerizzare, digitalizzare dei documenti piani, tipo se dovete digitalizzare delle foto. Dopodiché però questo va tolto perché come vedete qua, guardate, c'è una luce dietro che permetterà la digitalizzazione dei lucidi. Quindi prendiamo una di questi negativi. Questo sembra avere il
i 4 frame, meglio se sono 6, però qua non ho, questi negativi furono tagliati a gruppi di 4, quindi. Poi io preferisco mettere l'emulsione e si capisce qual è la parte dell'emulsione, a parte perché è un po' più matte, ma anche perché generalmente vedete che i negativi assumono questa forma un po' arcuata. Se io li tengo da qua, comunque tendono a arcuare verso sopra, mentre così molto verso sotto, quindi vuol dire che questa parte, quella meno arcuata, è la parte con l'emulsione. Io preferisco metterla di sopra, poi c'è gente che invece dice che no, che è il contrario, diciamo che io preferisco questo metodo. Quindi ho infilato il negativo dentro il portanegativi. A questo punto lo inseriamo qua nello scanner, chiudiamo, ritorniamo al nostro bel programmino. Qua ho fatto partire il programma di Epson Scan, eccolo qua, e faccio anteprima. A questo punto lui dovrebbe farmi vedere 3 frame e non 4 che erano nella striscia, perché questo scanner prende 3 frame alla volta, poi il quarto si dovrà fare a posteriori, poi vedremo come. Bene, come vedete sono usciti, io non so manco che sono a questo punto, inizio a girarli, non si vedono molto, ma se io faccio il tasto Alt compaiono questi 3 bottoni, ma a me interessa solo per ora questo, che mi giri. Qua c'è una foto di vecchi amici al mare, seconda foto di vecchi amici al mare, terza foto di vecchi amici al mare. A questo punto possiamo iniziare la scannerizzazione. Notate che già si vede che sono fatte bene. Perché? Perché guardate qua, perché io gli ho messo che faccia automaticamente la correzione della retroilluminazione e il ripristino del colore. Il ripristino del colore fondamentalmente è il bilanciamento del bianco. Inoltre, come vedete, ci sono varie opzioni e io ho scelto pellicola negativa a colori. Ok, chiaramente se siete in bianco e nero bisogna usare quella in bianco e nero. Poi ho messo personalizzato a 4800 dpi, dimensioni originali, eccetera. Quindi questi sono i dati fondamentali. A questo punto acquisisci. Ora lui mi chiede dove cavolo lo vuole che lo scrivo, quindi in documenti, in immagini, eccetera, oppure in una cartella personalizzata. Io preferisco metterla in una cartella mia sul cloud, quindi vado qua, c'è una cartella negativi, perché poi la devo prendere da un altro computer dove ho Lightroom. Perché sto usando questo computer? Perché, come penso vi ho detto, avevo bisogno di Windows per utilizzare il programma di scanning, perché quello per Mac con questo vecchissimo scanner può essere utilizzato, ma il processo è molto più lungo. Quindi ora do ok e vedrete che, a parte il continua, che ci metterà circa 7-8 minuti per farli tutti. Questi 3
Sembra molto perché se poi dobbiamo tener conto che qua ci saranno un 40-50 foto, perché credo che dentro la busta ci siano due rollini, due negativi, cioè due rollini di negativi, e ci vorrà parecchio per finire tutta la busta, ma siccome poi usciranno dei JPEG già lavorati in pratica, utilizzabili immediatamente, questo è tutto il lavoro da fare. E appena avrà finito, ora io taglio e appena avrà finito, perché insomma è lungo, andiamo avanti e vi faccio vedere come ha lavorato e anche un po' come andremo a digitalizzare quell'altra fotografia che ancora, quell'altro frame di negativo che è rimasto fuori da questa scansione. Ok, ha finito di digitalizzare le prime tre. Prima di passare avanti, due cose. La prima, che vi ho detto che ne era rimasto una da digitalizzare, perché ne ha fatte 3 su 4, perché questo scanner è così. Per digitalizzare il resto, che potrebbero essere le altre 3 qua, ma qua ne rimane una sola, basta girarlo e metterlo dall'altro lato. Niente di complicato, super semplice. Faccio ripartire il programmino che avete visto, quindi prima faccio l'anteprima. Una volta che mi darà l'anteprima, se c'è bisogno la giro e poi la mando in acquisizione. Quindi andiamo un pochino a vedere cosa succede. E la seconda cosa che volevo dirvi prima di continuare è perché ho questo scanner così vecchio, per due motivi. Il primo, perché ce l'avevo già e che mi sembra già abbastanza. Il secondo, perché comprarlo nuovo costa un botto, perché siccome ormai non siamo pochi quelli che facciamo le scansioni di negativi, comunque di lucidi, sono poche le ditte, le aziende che producono scanner per digitalizzare negativi. Questo vuol dire che quelli rimasti costano un occhio della testa, quindi il mio consiglio è: se volete uno scanner piano, cercatelo di seconda mano, un vecchio scanner piano per negativi su Facebook, su Subito, insomma di seconda mano, perché io ho trovato per esempio la versione un po' superiore a questa a 45 euro di seconda mano, mentre attualmente, per esempio, se cercate su Amazon, l'unico che si trova è il V850 di Epson, che costa 1250 euro. Quindi assolutamente, se non ne dovete fare un uso super mega professionale, non mi pare il caso. Comunque andiamo a vedere. Intanto stavo dicendo, giro questa. Anzi, vi faccio un po' vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere. Dunque, che abbasso un po' qua. Ok, e allora a questo punto l'anteprima abbiamo fatto, facciamo acquisizione. Devo dire che la scelta di questa strip di negativi è molto buona, perché sono vecchie fotografie senza un senso realmente, sono foto di amici fatte 30 anni fa, ma hanno molto a pelle, il che è interessante perché la qualità della
tonalità di pelle è estremamente importante quando poi dobbiamo digitalizzare. Quindi, siccome questa stessa striscia poi l'andremo a fare con il secondo metodo nel prossimo video, vedremo un po' cosa si riesce a ricavare con il secondo metodo, che, come vi dicevo, in realtà molto sembra più corto. Se voi vedete i video dei youtuber che ho visto, tutti vi dicono no, ma intanto vai là, fai click, prima, seconda, terza foto, rapidissimo. Sì, ma il lavoro che viene dopo non lo contano, che è molto di più di questo, che invece è un lavoro praticamente finito, a meno che non abbiate bisogno di modifiche importanti perché dovete dare a qualche cliente, ma se sono foto vostre per ricordarvi dei momenti passati non ce n'è bisogno. Quindi andiamo a vedere le foto che già sono state digitalizzate. L'apro, eccola qua, credo che se si fa entra in alta, e come vedete non male, devo dire, è venuta abbastanza bene, la qualità mi sembra buona. Ora io non so se riesco, eccolo qua invece per esempio abbiamo un weight balance completamente sballato, e anche qua d'altra parte sono foto fatte al mare, con dei, dei negativi che non proprio erano per queste temperature però diciamo che in post produzione riusciamo un po' a abbassare questo rossiccio totale. Si può fare anche non in post produzione, nel senso che normalmente questi programmi hanno anche la possibilità di fare una specie di fine tuning, però diciamo, l'idea di utilizzare uno scanner piano è proprio cercare di far sì che faccia tutto lui, e non dobbiamo fare cose particolarmente complesse. Comunque, invece questa, ecco, che sta facendo ora, mi sembra che il white balance sia corretto, e ora la vedremo appena finisce. Ok, è arrivata, la apro, eccola qua, e direi che stavolta il white balance è abbastanza buono. Ora, chiaramente è una foto così tanto però va bene così. Questo video è finito. Abbiamo visto che usare gli scanner piani è abbastanza semplice, che si possono ottenere degli ottimi risultati, che ci vuole un certo tempo, però in realtà è il tempo complessivo, cioè vi dà già dei JPEG generalmente ben lavorati, senza bisogno di avere altre cose da fare, e vi fa risparmiare un sacco di soldi. Certo, continuo a dire, se ce l'avete già o se lo comprate di seconda mano, qualche vecchia versione. Perché risparmiare? Perché ricordiamoci che già un rullino ci costa come minimo 10 euro, se non 12, se non molto di più, dipende dal tipo di rullino, ma diciamo uno normale va tra i 10 e i 12. Più dovete metterci, che se non sviluppati in casa li dovete mandare a sviluppare, e sono altri 5-6 euro. Se dovete anche far fare le scansioni in un laboratorio, sono altri botta di soldi. Poi se li facciamo stampare peggio, no, se li facciamo scansionare a un laboratorio e li vogliamo anche stampare, siamo costretti a stamparli tutti perché non sappiamo cosa è venuto, e quindi diciamo che
un metodo per scansionare i negativi è necessario, perché se no si va in bancarotta, a meno che non siate l'Apo Elkan. Benissimo, ci vediamo al prossimo video con sempre come si chiama? La scansione di negativi, però con un apparato, con una luce diciamo dietro e usando una macchina fotografica con un obiettivo macro.